Buongiorno amici, come avrete notato dalla posizione della chitarra, oggi non suonerò, ma cercherò di parlarvi della condizione dei chitarristi nel secolo d'oro della chitarra, quello che va dal 1750 al 1850. Sigla. Abbiamo visto nel video precedente che nella seconda metà del Settecento la chitarra raggiunge le 6 corde singole, cioè viene aggiunto il Mi basso ed abbandona definitivamente i cori, cioè le corde doppie con lo stesso suono. L'aggiunta del Mi basso è una notevole innovazione per lo strumento, poiché ne rende più facile lo studio ed è più facile anche accompagnare il canto, poiché può essere preso il basso fondamentale con gli accordi. Allo stesso tempo, dal 1750 al 1850, in Italia la vita per i virtuosi di questo strumento e della musica strumentale pura è molto difficile, poiché vengono costretti a lasciare l'Italia a causa dei magri guadagni che la loro attività gli presenta. Quindi sono costretti ad emigrare nelle grosse capitali, nelle grandi capitali europee quali Vienna, Parigi e Londra. Un esempio per tutti è Niccolò Paganini, virtuoso del violino, però che in Italia ha fatto solo 2 concerti. Infatti allora lo strumentista, il musicista, per organizzare un concerto doveva anticipare i soldi per l'affitto del teatro e doveva anticipare le spese per tutta l'organizzazione. Ebbene, nonostante fosse Niccolò Paganini, riuscì a malapena a rientrare di tutte le spese. In Italia, per i virtuosi dello strumento, l'unica possibilità per esibirsi in pubblico era l'intervallo che c'era fra il primo e il secondo tempo di un'opera lirica, oppure all'interno delle accademie. Queste accademie erano salotti di nobili o circoletti di nobili dove venivano invitati appunto i nobili e pagavano un biglietto e l'incasso veniva devoluto a beneficio del musicista. In queste accademie i musicisti si esibivano accanto a poeti, a cantanti e in pratica questa era l'unica attività possibile. Tutto questo perché l'Italia era il paese ed è il paese del bel canto, quindi che ama l'opera lirica principalmente. Per questi motivi ovviamente i migliori chitarristi italiani si trasferiscono nelle capitali europee quali Parigi, Vienna, Londra. Qui si esibiscono nei migliori teatri e ovviamente i guadagni sono maggiori. Successivamente, dopo aver esaurito la loro attività di concertisti, cominciano ad insegnare lo strumento agli europei e le 2 scuole che si affermano in quel periodo sono quella italiana che vede quali caposcuola Carulli, Giuliani, Carcassi, Molino e Legnani, e la scuola spagnola con Dioniso Aguado e Fernando Sor. Alla scuola di questi grandi maestri si formeranno altrettanto validi musicisti quali Giuliano Arcà, Napoleon Coste e Francisco Tárrega. Questi daranno vita alla scuola moderna di chitarra.
E in quel periodo, quindi dal 1750 al 1850, vi è un notevole incremento di manuali di chitarra che vengono stampati in numerosissime copie, ed ancora oggi quegli esercizi sono molto validi per la formazione dei musicisti moderni, dei chitarristi classici moderni, e anche per quei musicisti che iniziano con la chitarra classica e poi passano ad altri strumenti. Anche per questa volta è tutto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!